Ciao, eccoci nella mia cucina. Io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Anch'io sono caduta nel trend delle insalate in vaso e oggi ci tuffiamo in queste 10 versioni diverse di insalata, una più fresca dell'altra. Le puoi conservare in frigo tutta la settimana e mangiarle quando vuoi. Le fai il weekend, quando hai tempo. Allacciamo i grembiuli e cominciamo a prepararle. Componiamo la nostra prima ricetta di insalata in vasetto, che è una figata prepararla prima e averla già pronta in frigo. Allora, mettiamo sul fondo i condimenti: olio extravergine d'oliva, questi sono a base da 1 chilo, quindi sono belli grandini come dimensioni. Poi aggiungiamo un po' di aceto bianco balsamico e un cucchiaino di senape di Digione, se la reggete, perché è una senape abbastanza forte, potente, se no va bene anche un'altra senape qualsiasi che vi piace. Un cucchiaino in generale di solito basta. Sul fondo mettiamo le cose che resistono meglio ai condimenti, la componiamo proprio a strati, dicevo, quindi mettiamo i piselli, poi le dosi le trovate nella descrizione. Poi mettiamo delle acciughe di cetara spezzettate, metà per uno, così facciamo tutto equo, così. Poi sul fondo mettiamo prima il sedano già lavato, sedano in foglie o sedano gambie, quello che avete. In questo caso è misto, un po' sedano, un po' foglie, un po' gambi. Continuiamo a mettere il sedano, poi tanto quando arriviamo alla fine comprimiamo un pochino. Lo voglio mettere tutto perché voglio fare una bella insalatona che diventi un bel piatto unico. Poi ci tagliamo anche un po' di radicchio trevisano a striscioline. Queste sono 5 foglie totali. Mettiamo dentro il radicchio. Completiamo con delle striscioline di fiori di zucca. Io lascio anche il pistillo dentro, per me piace la parte croccante. Se non vi piace lo togliete, lasciate soltanto le foglie, come si fa spesso anche. Ecco qua, riempiamo bene e poi aggiungiamo in ultimo delle alghe wakame tritate per dare più sapore. Così, come avete visto, non ho proprio messo sale. Ci sono le acciughe di cetara, ci sono le alghe wakame che danno più profumo di mare, ecco qua, e non aggiungo sale, sono più o meno un cucchiaino a testa. Ora chiudiamo i vasetti e le mettiamo in frigo fino al momento di consumarli. Si mantiene anche qualche giorno, perché come avete visto le verdure già tutte lavate, strizzate bene, non le ho messe a contatto con i condimenti. Noi le mangiamo oggi, quindi poi vi farò vedere anche come le mangiamo. Intanto queste le potete riporre in frigo fino al momento di consumarle. Adesso Giorgio vi fa vedere come facciamo. Shakerate bene tutto quanto. Esatto. Direi che ci siamo da vedere così. Poi la giri nella ciotola. Giù tutto. Bravissimo. E poi lì la mangiamo. Dai, giù con la forchetta. Quella che è avanzata, se no te ne manca un po'. Ok, un pochino, sì, poco a poco. Buon appetito a tutti. Seconda insalata, vi faccio già lo spoiler di che cosa mettiamo. Una alla volta le inseriamo dentro nei nostri 2 vasetti. Prima di tutto mettiamo l'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale fino, aceto non filtrato di mele, 4 spruzzini sono un cucchiaino, non è tanto. E poi mettiamo la chicca, miele toscano fatto in casa, non da noi ma dalla mia amica Sara, che ha un agriturismo come il nostro e produce il proprio miele. Guarda che come è fantastico. 2 cucchiaini. Poi adesso che abbiamo messo i condimenti andiamo avanti con le verdure. Prima di tutto mettiamo dei fagiolini che ho precotto e
anche tagliato un pochino perché sennò sono troppo lunghi i miei fagiolini, li ho tagliati in 3 circa, in 3 parti. Adesso vanno i pomodorini gialli, sempre sul fondo col condimento mettiamo le cose che durano più a lungo già condite, vicini i vasetti. Mettiamo i fichi, non sono tanto rossi ma sono dolcissimi per fortuna. Ho tolto la buccia e faccio degli spicchi, delle fette, potete fare anche degli spicchi così sono più facili da tirare fuori dopo. Sono 3 fichi, quindi un fico e mezza testa praticamente, e questi col miele ci stanno da Dio. Poi mettiamo delle rondelle, questo qua è cipollato di Certaldo, se non avete quello di Certaldo vicino va bene anche quello di Tropea, basta che sia un cipollato dolce. E poi riempiamo con il songino, che è un'insalatina tenera, si presta molto bene, comprimiamo bene, ecco qua. Ora aggiungiamo dulcis in fundo i semi di chia, un cucchiaino e mezzo ciascuno, questo è un po' più piccolino. Ora chiudiamo le nostre insalate e le trasferiamo in frigo per mangiarle più tardi. Terza insalata dell'estate, cominciamo a condire, mettiamo un pizzico di sale, siamo 3 vasetti stavolta, c'è anche il bimbo, olio, extravergine d'oliva, ecco qua, aceto balsamico, sarà mezzo cucchiaio, questo qua per spruzzo ne viene fuori pochissimo, però dà molto aroma. Poi cominciamo a comporre la nostra insalata. Allora, stavolta mettiamo carota e finocchio tagliato abbastanza fine, ovviamente queste hanno delle dimensioni importanti da mettere in vasetto e qualcuna mi rema contro, però mi piace tenerle un po' lunghe perché tanto quando si condiscono poi si prendono su bene perché si ammorbidiscono anche, infatti le metto sotto così cominciano già a condirsi. Finocchio, ecco qua. Pomodoro cuore di bue, è un'insalatona a piatto unico, quindi bello pienotto, deve essere da chilo, questo tiene 1 chilo di peso, questo vasetto, di solito lo uso per mettervi i carciofi, le conserve, e adesso per metterci dentro le insalate in frigo anche. Poi aggiungiamo basilico dell'orto super profumato, ops, spezzettato, non tagliato, bene, togliamo tutto. Poi aggiungiamo l'insalata Salanova dell'orto, poi aggiungiamo i semini di girasole per la croccantezza, le fibre, gli oli, 2 cucchiai a testa, e poi adesso mettiamo le mozzarelline. Ora mettiamo le mozzarelline ciliegine, dicevamo, un bel po' a testa, scudiamole bene dall'acqua. Adesso chiudiamo tutto e via in frigo fino all'ora del pasto. Il nostro assaggiatore ufficiale. Allora, scuoti tutto, tieni stretto bene il tappo che è chiuso ma non si sa mai. Sopra e sotto, bravo, shakerare, shakera. Hai shakerato bene l'olio, tutto il condimento secondo te? Guardaci mo'. È bello dappertutto? Ancora? Facciamo ancora un pochino. Va bene. Adesso va bene. Ok, vuoi una terrina da mangiarlo dentro o lo vuoi mangiare nel vasetto? Vasetto! Vasetto? Ok, vai, apri. Ce la fai? Yes. Ok, allora la mangiamo da lì dentro? Ok, niente terrina, va bene. Buono. È fresca? Molto. Che esagerata, un'insalata? Ti piace tanto? Bene, Buonissima. buonissima. Vai. Ciao. Ah, salutiamo, ok. Ciao, buon appetito a tutti. Buon appetito. Oggi mettiamo un po' di salsa di soia sul fondo, olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai più o meno, e mettiamo subito sotto le mele, così si condiscono e non diventano nere. Mettiamo il mais,
più al bimbo che lui adora il mais. Va bene? Va bene Leo, vuoi più mais? Sì. Ah, stavolta ok. Fagioli neri. Tipo un'insalata messicana. Adesso mettiamo giù i pomodorini, che non li voglio fare andare sull'insalata finché non siamo pronti a mangiare, sennò poi fanno l'acqua. Invece su queste cose qua, anche se scende un po' di sugo, non succede niente. Ecco, approvato anche dal bimbo, Giorgio? Ok. Solo radicchio. Questo, gli piace il chioggia a lui. Il trolisano invece ancora troppo amaro, sì. E per ultime le uova. Però non la testa. 4 quarti. Finito. Ora prendo i tappi. Ecco qua. Adesso pulisco il banco e facciamo la foto. Ora facciamo l'insalata del giorno con... prepariamo prima un'emulsione in una tazza a parte. Yogurt bianco, 125 g di yogurt per 2 persone. Poi mettiamo un pizzico di sale, poi mettiamo un po' di senape al miele e circa 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Mescoliamo bene e facciamo in modo che venga tutta uniforme e diventi un buon dressing. Quando è ben amalgamato spostiamo da parte, prendiamo i nostri vasi, oggi siamo in 2, e cominciamo mettendo dentro il dressing. 1 e 2, erba cipollina tagliata un pochino, io l'ho lasciata abbastanza grande però comoda da infilare nei vasi. Ecco qua. Poi mettiamo le patate, così cominciano già a insaporirsi. Qui là che ci vediamo meglio. Ecco. Queste sono 2 patate medio grandi, come dimensioni e come quantità. Eccoci. Poi mettiamo il cetriolo barattiere, già tagliato, tolto la parte dei semi duri, che poi lo ripiantiamo per l'anno prossimo. Era bello fare colori astratti, ma metto le cose abbastanza a senso, in modo che quelli che resistono meglio ai condimenti in frigo li resistano più a lungo. Poi mettiamo ravanelli tagliati a rondelle, un bel po' di ravanelli croccanti, ecco. E infine riempiamo con radicchio trevisano tagliato a striscioline. Mettiamo un po' tutto, è un radicchio intero questo, di medie dimensioni. E ultimo, in fondo, mettiamo i semi di lino, più o meno 2 cucchiai a testa, dipende quanto vi piacciono, a noi ci piacciono parecchio. Ecco qua. Bene, anche stamattina l'ho preparata, la mangeremo a pranzo, quindi adesso un po' presto, però tra un paio d'ore. Finita, faccio vedere. Ecco, insalata di oggi con le patate fresche, cotte il giorno precedente. Componiamo l'insalata di oggi, sono lanciatissima con queste insalate. Mettiamo l'olio extravergine d'oliva sul fondo, riempiamo il fondo senza esagerare tanto, diciamo 2-3 cucchiai per 1 chilo di verdura.
Poi mettiamo, questa è salsa di soia ma dolce, quindi ce ne va un po' meno di quella classica. Ok, ed essendo quella dolce mettiamo anche un pizzico di sale. Via, cominciamo a mettere le verdure. Fagioli borlotti, vedete le quantità che vi piacciono a voi, tanto queste sono cose che si fanno abbastanza d'occhio anche. Questi sono circa 3 cucchiai a testa, più o meno 3 cucchiai e mezzo di fagioli borlotti grandi. I germogli di soia, anzi guarda, metterei prima sotto le zucchine così prendono bene il sapore. Lo tagliate fine con un pelapatate, ad esempio, lo potete fare, ce l'abbiamo tutti a casa, un pelapatate ma di quelli manuali, la tritate così in maniera fine, oppure potete fare le fettine. Questa la trovo molto carina, la versione lunga. Poi adesso tocca ai germogli di soia, me li prendo un po' più vicini, che lo so che vanno a finire per tutto la superficie. Noi lo mangiamo subito, se no mettete tutti i condimenti sotto, mi raccomando. A metà io volevo aggiungere, per far appassire un po' i germogli, un altro pochino di sale, un po' di zenzero grattugiato e una punta di zenzero, se vi piace, se no è opzionale. Ecco, mandare giù bene, mettete qua, mettete là. Ecco. Poi metto volentieri un altro goccio d'olio, ma perché la mangiamo subito, se no basta quello che scossate, è proprio un goccino. E poi dulcis in fondo, quasi in fondo, mettiamo il cavolo verza viola, l'ho tritato abbastanza finemente, vedete anche lui, e con questo comprimetto un pochino il tutto, così se ne mangia di più. Ecco fatto. E adesso mettiamo i semi del giorno, che mettiamo un po' di semi di sesamo bianco, un cucchiaio medio, quelli da dolce tipo. Se volete li potete anche scaldare prima, perché rilasciano il suo olio, ma a me vanno bene così al naturale. Chiudiamo e metto subito a tavola praticamente. Per l'insalata di oggi cominciamo col fare il dressing. Mettiamo dello yogurt greco dentro a una ciotolina, 150 g di yogurt per 2 persone, anche per 3 va bene. Ci mettiamo un pizzico di sale, un cucchiaio di aceto di riso che è più delicato e 50 ml circa di olio extravergine d'oliva, tipo mezzo bicchierino, ecco, per 2 persone, un po' di più se sono in 3. Mescoliamo bene tutto il dressing insieme. Che è ancora abbastanza denso. Aggiungiamo un altro po' d'olio, quindi facciamo 70 per 150 g di yogurt greco e meglio 70 ml di olio, così va meglio. Ok, adesso mettiamo giù il dressing nei nostri vasetti. Poi cominciamo ad aggiungere le verdure. Allora, sotto mettiamo i fagioli cannellini, un bel po', perché queste sono le nostre proteine vegetali di oggi, 4 cucchiai più o meno. E questi, come al solito, sono sempre abbondanti, i miei sono 5. Ho le misure bolognesi, non c'è verso che ne faccio un po' meno. Ecco qua. Poi aggiungiamo la rapa rossa, barbabietola rossa, tagliata a pezzettoni o a striscioline o a fettine come preferite. Io ho fatto dei pezzettoni. Questa è una rapa medio grande come dimensioni che ho cotto. Ne ho cotte delle altre insieme, ma ci voglio fare un'altra ricetta che poi avrete qua nel canale. Se siete curiosi chiedete sotto. Anzi, se avete delle idee anche voi, facciamo anche quelle. Poi mettiamo della cipolla rossa, questa è di Certaldo, ma va bene anche la tropea, una cipolla dolce.
E per quasi ultimo di verdura mettiamo anche la insalata romana tagliata a striscioline. Come sempre l'ultima la comprimiamo un pochino, tanto il sughino sotto, il dressing non gli arriva sull'insalata, cioè, ha tutta una protezione. E poi comprimendo sentite fin dove potete arrivare, se già abbastanza piene fa resistenza, basta così. E per ultimo mettiamo degli anacardi che ho triturato un pochino, li ho un po' col batticarne, vedete, li ho un po' spezzettati. Ora copriamo e mettiamo in frigo finché non è ora di pranzo. Diventa rosa, vede? Bello, finito. Per la rapa rossa, vedi? Diventa rosa. Pronto? Sorridi, No. sei su Candy Camera. No. Insalatina di oggi con segretino finale. Gli ingredienti come sempre ve li metto scritti tutti alla fine. Allora mettiamo sale sul fondo, un pizzico ciascuno, olio evo, facciamo un condimento molto semplice, sono circa 3 cucchiai di olio a testa. Poi mettiamo i fagioli Corona che sono belli carnosi, bilanciamo un po' tutti, ecco, benissimo. Aggiungiamo dei pomodori oblunghi tagliati grossolanamente, va bene, o i pomodori che avete in casa, vanno bene tutti. Adesso io faccio anche per fare insalate un po' diverse, per cambiare gusti continuamente. Così faccio le sorprese agli uomini di casa. Ecco qua. Poi adesso mettiamo delle belle carote tagliate a listarelle, julienne come volete. Ecco. Queste tante al bimbo che le adora. Adesso mettiamo cavolo cappuccio, cavolo berza, quello che volete, tagliato anche questo a listarelle, bianco, viola, quello che avete in casa. Basta che sia una verdurina croccante come questa. E comprimete. Qualcosa cade sempre fuori da questi vasetti. Vai, un altro po' in quella del bimbo. Ora, surprise finale, ci mettiamo dentro una bella burrata a testa. Ecco, adesso non la spacco, la spaccheremo quando la mangiamo stasera più tardi a cena. Al bimbo niente burrata perché lui a parte vorrà un po' di stracciatella soltanto, quindi abbiamo anche la stracciatella per lui del frigo. E poi ci mettiamo sopra i semi neri di sesamo. Pronta la nostra insalata, chiudiamo, sigilliamo, mettiamo in frigo e stasera la mangiamo, la scossiamo e la mangiamo. Come sempre, insalata in vasetto, questa volta versione croccante. L'insalata che preparo per stasera è un'insalata abbastanza croccante. Mettiamo sul fondo l'olio, mettiamo sale poco poco, poi vi spiego perché. Poi mettiamo del limone spremuto, questo è bello. E poi mettiamo un goccino di colatura di alici di cetara, mezzo cucchiaino, perché è bello sapido. Adesso cominciamo a comporre l'insalata. Abbiamo dei ceci che avevo già preparato e tenuto in freezer, quindi già precotti. Mi faccio sempre qualche scatolina e li metto in freezer, che li uso durante la settimana. In freezer durano anche di più di una settimana, li uso nella settimana quando li tiro fuori questa confezione grandina. Ne tengo un po' da parte per il bimbo, che lui l'insalata non la voleva stasera, vuole solo l'insalata normale e ceci, quindi va bene. Non ama molto il cetriolo. Questo è un cetriolo carosello, quindi in realtà è più dolce del cetriolo classico.
Questa insalata è dolce e salata, un po' dolce e un po' salata. Poi aggiungiamo i peperoni corno rosso dell'orto. Poi aggiungiamo della valeriana. E i semi di zucca, che gli danno poi croccantezza all'insalata e la componente oleosa sana per noi. Insalata finita, in frigo e poi stasera a tavola. Allora facciamo un'altra insalata, ma divento matta con queste insalate in vasetto, mi piacciono un sacco. Allora, oggi ingredienti a sorpresa ve li metto alla fine sotto in descrizione. Allora, olio extravergine d'oliva, poi mettiamo un pizzico di sale, un po' di cumino, poi mettiamo un bello spruzzo di limone, mezzo limone per 2 persone, basta, e poi gli diamo un tocco dolce anche con dello sciroppo d'acero. La facciamo un po' tropicaleggiante oggi, Allora, io ho qua delle lenticchie che ho già sbollentato, semplicemente sbollentate e lasciatele un po' indietro, se no si disfano. Vedete come sono belle intere ancora? Un bel po' di lenticchie, Poi mettiamo dei peperoni verdi, tipo frigitelli, tagliati a rondellini. Poi mettiamo a col tocco il mango, fetta uno e una fetta l'altro, ecco qua. Poi mettiamo della rucola, un bel po' di rucola, poi mettiamo dei bei pistacchi croccantini, ecco qua, perfetto. E ora, come al solito, li sigilliamo e li mettiamo in frigo e oggi a pranzo li mangiamo. Voilà, a tavola, anzi no, a tavola tra 2 orette.